Oh, inizia subito a bomba. Hai visto? Stiamo bombando. Mamma mia, non mi aspettavo di trovarmi subito Hai visto? questo. Guardate che roba, ragazzi. Scusa, con che fa rima Caglieron? Con te, Andy. Dai. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo nel comune di Fregona, in provincia di Treviso, esattamente in località Breda, perché andiamo a scoprire insieme il parco delle grotte del Caglieron. Meraviglia, che giornata spettacolare. Auto 2 euro l'ora, camper 3 euro all'ora. Andiamo, truppa. Fate i biglietti. Fatti i biglietti. Costo a persona 4 euro, per alcune categorie ingresso gratuito e consigliamo sempre di consultare il sito prolocofregona.it. Perfetto, adesso siamo dritti. Ciao. Grazie, ciao. Queste grotte si trovano alle pendici del monte Cansiglio e sono cavità caratterizzate dal fatto di essere in parte create proprio dall'erosione naturale e in parte invece create dall'azione umana. Infatti qua c'era un'importante cava di arenaria. Qua si estraeva la pietra famosa, la pietra d'Olza, che è la pietra tenera. Adesso iniziamo il percorso e troviamo subito una cava, Andri. Bella, eccola subito, qua, bellissima. la cava dei Breda. Che spettacolo. Che bella che è. E quindi questa ha queste colonne perché è stata scavata? Sì, questa è una grotta artificiale, vedi questi colonne Sì, così? sì, è stata scavata. E stanno... Un po' una sorta di miniera. Eh sì, e stanno tenendo su proprio gli strati di arenaria, no? Non è facile trovare notizie sull'estrazione della pietra d'Olza avvenuta in questi luoghi. Impressionante. Le poche notizie si sono tramandate per via orale di famiglia in famiglia ed è grazie ai racconti del signor Arturo Breda, appartenente a una storica famiglia di scalpellini, che oggi possiamo divulgare qualche notizia in più su questo affascinante luogo del passato. È veramente incredibile. Sì, abbiamo iniziato bene, Anna. La grotta è qua dentro, però era giusto mostrarla perché fa parte del percorso. Ma è chiusa? È chiusa e qui fanno l'affidamento del formaggio. Wow! No, Anna, guarda che meraviglia qua. Accidenti, si hanno scavato. Oh mamma, no. Wow, scusa. È spettacolare. Non mi aspettavo un posto Hai così. visto dove ti porto, Andri? E tra l'altro è bello fare questo percorso molto suggestivo grazie a questa passerella sospesa che è stata molto voluta dalla Proloco di Fregona. Hanno fatto bene. Brava Proloco perché è bellissima. Si integra bene nell'ambiente, tutta in legno, guarda che meraviglia. No, ma guarda, Andri, devo fare No, ma qua una foto. è da Indiana Jones qua. Sì, sì. Sappiamo che l'attività di scavo, estrazione e lavorazione è stata praticata da 3 famiglie, i Breda, i Gambin e i Tos. Questi erano anche detti guardiani, probabilmente perché vivevano a lungo in questi ambienti aperti e naturali, quindi immaginiamo presidiandoli e proteggendoli. A stare qua sotto si rimane senza fiato, non solo ad immaginare il lavoro che c'è stato per realizzare tutto questo, ma anche per la qualità estetica che ne è venuta fuori, perché è un paesaggio veramente inaspettato, incredibile. E questa, ragazzi, è proprio il clou, perché vedete abbiamo anche formarsi di cascate, è veramente una meraviglia. Qui ci avviciniamo, vediamo delle cose splendide. Qua siamo nella grotta delle concrezioni, perché in fondo, proprio questa forra profonda che è scavata dal torrente Caglieron, abbiamo proprio delle concrezioni calcaree importanti. Wow. No, veramente è un posto magnifico, Se lo vede George Lucas viene a girarci un film qua. Qui siamo nella parte più naturale e in fondo ci sono delle concrezioni calcaree che formano un po' come delle volte e la racchiudono come una grotta naturale, quindi formano proprio delle grotte molto suggestive. Il termine Caglieron deriva dai numerosi bacini di accumulo dell'acqua che si formano di tanto in tanto ai piedi delle cascatelle, simili a grosse caldiere. Che spettacolo unico! Anzi, costeggiamo il Caglieron e arriviamo al vecchio mulino, metri 120. Già per arrivare qua, ragazzi, abbiamo fatto una strada tra le colline, località Breda. Qua siamo a Fregona e la strada era bellissima, ricca di giardini ben tenuti, con tante piante, tanta vegetazione. E poi lo vedete, si ripete tutto in questo ambiente qua.
Mi piace questo connubio tra grotte naturali e grotte, diciamo, di arenaria. Infatti l'attività estrattiva qui risale al 1500, forse anche prima. E il materiale che veniva estratto veniva utilizzato proprio per costruire architravi, stipiti, che tuttora possiamo trovare nelle ville e nelle case più antiche che si trovano a Vittorio Veneto e nei paesi limitrofi. Sappiamo che l'estrazione ebbe inizio intorno al 1500, perché alcuni elementi architettonici realizzati con questa pietra sono risalenti a tale periodo. Bello, Tango? Scusa, sono indeciso se fermarci a mangiare qualcosa ora o proseguire. Te che dici? Ci fermiamo a fare un bocconcino? Qua c'è il chiosco, ma torniamo dopo con calma. Io finirei il giro. Già il menù. Ecco il borgo dello Scalpellino, con solo 2 case. Fantastico. Poi saresti da Dio te? Sì. Fantastico il borgo. Che belli questi posti. Sì, sono proprio belli. Mi immagino sempre quando erano vissuti, attivi. Devi sistemare sta casina, anche quella là è molto bellina. Sì. Guardiamo la spa. Oddio, era meglio non guardarla questa. No, c'era la latrina, era bella. Scheletri non è mai una buona idea, Andri. C'è un po' di rimessa. Ok, che giornata. Questa è la grotta di Santa Barbara. Che grandi che sono. Madonna. Questa si vede proprio che è stata scavata. Scavata, sì, sembra un grande salone. Sì. Vai giù così si capisce la dimensione. Vai, vai. Guarda, piccola che sei. Ciao Susa! Ciao Andri! La Susa delle caverne. È molto bello vedere le varie stratificazioni dello scavo. Hanno fatto quasi una parete di mattonelle di pietra. Sì. L'attività era dura e rischiosa, veniva svolta interamente con tecniche manuali attraverso l'uso di picconi, mazze, martelli e scalpelli. Abilmente venivano seguite le inclinazioni della vena estrattiva, quella buona di 45 gradi, e venivano calcolate le misure dove lasciare che lo scavo formasse le colonne di sostegno per evitare il crollo dell'intera cavità. Niente da fare, con tutte queste colonnette piantate in mezzo sono troppo belle. Un'operazione molto più complessa di quanto possiamo immaginare, che richiedeva sicuramente anche una profonda conoscenza della geologia del luogo. Guarda il livello del ponte laggiù. Sì, siamo saliti subito. Questa è la grotta Fai, perché è il luogo del cuore Fai. Che è un po' la grotta simbolo di questo Sì. arcipelago di grotte. Esattamente, è la grotta simbolo di questo arcipelago di grotte, è grandissima, non si può visitare. Al momento è chiusa per pericolo frane e caduta massi. Comunque ci hanno detto entrate un attimo, l'aprono soltanto in determinate occasioni, tipo per San Valentino è aperta, ci ha detto la ragazza. San Valentino, quindi ragazzi preparatevi, potete venire a vedere questa grotta, perché per quell'occasione speciale l'apriranno. Questa attività si concluse nel 1950, quando molti dei maestri scalpellini emigrarono in cerca di fortuna. Visto bello il campanile di Fregona? È bellissimo, È tanto particolare. Torre distaccata dal corpo della chiesa. Esattamente. Qua è bellissimo, Andre. Punto panoramico super. Sì. Mi sa che anche queste zone. Adesso piano piano andiamo giù, guardiamo l'ultima grotta, quella della Madonna, e poi ci facciamo un bel pranzetto. Ta-ta-ta-ta! Quello non ce lo toglie nessuno, in zona Mulini. Sì, andiamo là in mezzo all'acqua, dai, che bello. Ecco, e con questo abbiamo finito il nostro tour delle grotte. Susa, bella questa chicca delle grotte del Caglieron, sono proprio contento di averla aggiunta al canale. Fantastica, grazie ragazzi di aver seguito il video fin qui. Noi ci vediamo alla prossima avventura, mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, fateci sempre un commento che ci piace sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao ciao! Ciao! Per chi fosse interessato adesso andiamo a mangiare. Non sarà tutto, Andy. È bravo Tango? Ma quanto è bravo? Va a terra Tango? Ma andrà a terra Tango? È bravo Tango che va a terra? È bravissimo. Grazie mille. Il mio è col formaggio di grotta rimanendo in tema, no? Che bello! È una bella zuppa di pesce rimanendo in tema di niente perché... Sai vedere bene? Ci sono funghi e formaggio di grotta.
Buonissima. Per un po' di crostini. Che meglio sai. 2-3 ce ne metto dentro. Mi piace la zuppa rossa. Buona. Tango, non posso dartela questa. Piccantina. Buonissimo. Buon appetito, Susa. Buon appetito, Alla Andy. prossima. Intanto in tutto questo Andi Rivieni noi abbiamo fatto 4 km e ci abbiamo messo 2 ore.